Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Seconda parola d'ordine, Occidente. Anche qui ci sono i greci, che a quanto pare sono un po' in ogni dove. Unica condizione che sia un luogo raggiungibile dal mare. In questo video non parlerò direttamente e specificatamente della colonizzazione, per quello ci sarà un altro video dedicato. Ora immaginate, Sicilia, estate. Le fresche frasche della macchia mediterranea gettano la loro ombra su giovani riccioluti orientali che si dedicano al loro sport preferito, massacrare gli indigeni, o in alternativa i cartaginesi, che giustamente sempre allo stesso bersaglio dopo un po' annoia. Ah, l'attività all'aperto. Come due metaforiche portinaie, Cartagine e i greci si beccavano a vicenda sin dai tempi della fondazione di Marsiglia, nel 600 a.C. E questo ovviamente non succedeva solo in Sicilia, ma in diverse aree di influenza punica, che a un certo punto arrivò a comprendere il Mar Tirreno e una discreta parte delle coste settentrionali dell'Africa. Questa vocazione di beccarsi a vicenda non fu persa né da Cartagine né dalla Grecia, neanche quando in gioco entrò la terza portinaia, Roma. Ora, c'era una città in Sicilia molto a contatto con il dominio cartaginese, una vera e propria città di confine in quello che potremmo tranquillamente definire Far West, Himera. Himera era una ridente cittadina con il suo fiumiciattolo. Insomma, oggi coltiva un campo, domani ammazza un indigeno, stessa vita, stessa noia. Questa città era in conflitto con un altro insediamento greco che considerava molto succulenta la sua posizione strategica. Akragas, per i più giovani fra noi, Agrigento. Sì, perché la posizione così strategica di Himera in relazione alla parte punica dell'isola faceva molta gola al buon tiranno di Agrigento, a lui e a tutti quelli che sin dal secolo prima lo avevano preceduto. La Sicilia in un certo senso amava molto i tiranni, parola per noi oggi negativa, ma che al tempo veniva utilizzata indifferentemente per i governatori capaci e incapaci, con il semplice significato di principe o dominatore. Ora, il tiranno di Himera è Terillo, il tiranno di Agrigento è Terone, con una R sola. Sembra uno scioglilingua. Tiranno Terillo, tiranno Terone. Bello. Comunque, Terillo, tiranno di Himera, viene scacciato da Terone, il tiranno di Agrigento, che occupa la città, e così il primo è costretto a chiedere aiuto ai cartaginesi. Cosa non si fa per riprendersi la propria città, Mamma mia. I cartaginesi, dal canto loro, sono ben contenti di picchiare qualche greco e arrivano in forze al comando di Amilcare Magone, un nome e un programma, come poi vedremo. Dunque, nel 480 a.C. Cartagine invia sull'isola 30.000 uomini, mercenari arruolati in tutti i suoi domini. Vi ricordate Erodoto che aveva gonfiato il numero dei soldati persiani? Ecco, qui è Diodoro Siculo a farlo, riportando un improbabile esercito di 300.000 mercenari. Voglio dire, e poi chi paga? Amilcare dunque risponde alla richiesta del povero Terillo, di cui probabilmente non poteva fregargliene di meno. Raggiunge Himera e non ha grossi problemi ad affrontare gli uomini di Terone. È dunque la volta di quest'ultimo, di Terone, di chiedere aiuto. E a chi lo chiede? Ma al suo best friend forever, ovviamente. Gelone, il tiranno di Siracusa. Ma un nome normale questi mai, Vabbè. La sostanza è che questo arriva e sconfigge l'esercito di Amilcare, a cui a questo punto un po' di magone era venuto sul serio. Diodoro Siculo dal canto suo si ripete e gonfia un po' il numero delle truppe siracusane. Perché, insomma, perché no? Amilcare perde la battaglia e con essa anche la vita. Entrambe cose che costeranno molto care ad Himera 70 anni dopo, quando il nipote di Amilcare, Annibale, arriverà a Himera e la raderà al suolo, sacrificando 3.000 prigionieri agli spiriti del nonno. Buonanima. Tornando al 480 a.C., Terone tira un sospiro di sollievo e subito dopo la vittoria piazza il suo figlio Trasideo a comandare Himera. Raccomandati. Una piaga italiana da 2500 anni. Ora,
Che vi frega che Agrigento si sia guadagnata una città in più? Niente, perché non è per questo che ve l'ho raccontato. Adesso che la spedizione cartaginese è stata sconfitta, infatti, le città greche di Sicilia sono più tranquille, e con esse anche Siracusa, che ora può allungare le zampine sulla Calabria e sulla Campania. Sarà felicissima di aiutare Cuma contro gli Etruschi 6 anni dopo, nel 474 a.C. Vincerà anche lì, e vincendo scriverà la parola fine all'espansionismo degli Etruschi, che si vedranno mangiare il loro territorio dai Sanniti, dai Celti e dai Romani. Sì, perché i Romani, che ai tempi dovevano ancora decidere se puzzavano più di pecora o di capra, si picchiavano con gli Etruschi da almeno 300 anni e dovettero essere veramente estasiati da questa vittoria dei Siciliani. Senza la vittoria di Mera, forse non ci sarebbe stata neanche la vittoria di Cuma, e quindi i Romani avrebbero avuto qualche difficoltà in più a imporsi. Magari sarebbe successo lo stesso, forse più tardi, però la storia sarebbe stata diversa. Vi lascio con una perla. Amilcare, nel 509 a.C., 30 anni prima della famosa battaglia, aveva stretto degli accordi diplomatici con Roma. Nel 509 a.C., l'anno in cui, secondo la tradizione, Bruto scaccia Tarquinio Superbo, l'ultimo re etrusco di Roma. Le sorti di Roma, degli Etruschi e di Cartagine sembrano dunque inesorabilmente legati, e a quanto pare lo rimarranno per quasi mezzo millennio. Qui concludo, vi saluto e alla prossima. Io sono Roberto e questo è Curiositas. Se il video vi è piaciuto e volete vederne altri, iscrivetevi al canale. Se vi va, mettete anche mi piace o condividete. Qui di fianco dovreste poter vedere altre proposte tra cui scegliere. I video saranno settimanali, cercherò di essere il più puntuale possibile almeno fino all'anno prossimo. Dal prossimo autunno in poi può darsi anche che i video aumenteranno di frequenza. Per il momento io vi ringrazio di nuovo, vi saluto ancora e alla prossima.